Ve lo ricordate quando Indiana Jones, alla ricerca del Sacro Graal, arriva finalmente ad Alessandretta, che poi nella realtà è Petra in Giordania, e superato quel cunicolo all'interno del canyon si apre al tempio di Petra per l'appunto. E poi entra per superare le prove che poi lo condurranno al Sacro Graal. Il respiro di Dio. Solo l'uomo penitente potrà passare. L'uomo penitente potrà passare. Che cos'è il Sacro Graal? Beh, è quella coppa che, secondo la leggenda, avrebbe raccolto il sangue di Cristo dopo la crocifissione e che lo stesso Gesù avrebbe utilizzato durante l'ultima cena, quando appunto, spezzando il pane e versando il vino, lo offre ai propri discepoli. Il Graal da sempre è oggetto di fantasie, di avventure, di romanzi e di film, come appunto Indiana Jones e l'ultima crociata, film bellissimo del 1989 diretto da Steven Spielberg con Harrison Ford e alla produzione esecutiva George Lucas. Ed il Graal, come sappiamo, ha sempre evocato la meta ultima, la meta irraggiungibile e appunto l'ultima in assoluto dell'umanità, in particolare, quantomeno quella cristiana. E che cosa c'entra con gli orologi? Perché ve ne sto parlando? Perché tra gli appassionati, come sicuramente saprete, molto spesso si sente parlare di Graal, ovvero quell'orologio che dovrebbe chiudere per sempre la collezione e la propria mania da appassionato di orologi. È il motivo per cui ve ne sto parlando, ma tra pochissimi secondi continuiamo dopo la sigla. Iniziamo. Ecco, se il Graal a cui ambisce Indiana Jones, che gli porterà alla vita eterna, come poi effettivamente avviene curando il padre ferito da una pallottola, Sean Connery, e tutti i nazisti che lo inseguono per tutto il film alla ricerca di questo Sacro Graal, beh, quest'ultimo probabilmente sarebbe un Patek. È chiaro che si tratti di una battuta, ma fatemela passare perché effettivamente il Graal in orologeria indica proprio l'ultimo orologio di una collezione. E perché ve ne voglio parlare? Molto spesso è argomento trattato sui social, nei forum, nella nostra chat Telegram, che vi invito a seguire, trovate il link nella descrizione di questo video. Ed è anche forse il motivo principale per cui un collezionista si consola. Questo perché, come sappiamo e come probabilmente capita anche a voi, purtroppo gli acquisti compulsivi ci costringono ad acquistare orologi su orologi sempre alla ricerca della soddisfazione personale e della soddisfazione ultima, soprattutto per chiudere la collezione. Secondo me il Graal, l'exit watch cosiddetto, è soltanto una consolazione di alcuni, probabilmente me compreso, con cui crediamo, probabilmente a torto, di poter definitivamente mettere un punto sull'acquisto degli orologi, che, come sapete, purtroppo molto spesso è una passione costosa e che quindi necessariamente dovrebbe avere una fine, almeno è quello che sperano moltissimi di noi. Ecco, secondo me il Graal degli orologi, il Sacro Graal della vita eterna o della collezione di orologi eterna, semplicemente purtroppo non esiste. Secondo me i motivi per cui non esiste effettivamente un Graal sono diversi. Uno di questi potrebbe essere che nel corso del tempo, nel corso degli anni, vengono presentati sempre orologi nuovi che potrebbero andare a sostituire quello che era il vecchio Graal di qualcuno, semplicemente perché l'obiettivo è stato sostituito dall'avanzamento tecnologico o da mode differenti e più belle o da altri motivi, ma che in ogni caso vanno a sostituire quello che era l'orologio dei sogni. In altri casi, se l'orologio dei sogni dovesse essere un vintage, potremmo semplicemente cambiare gusti. I vintage potrebbero non andare più di moda
come oggi. Anche in questo caso le motivazioni potrebbero essere naturalmente diverse, ma secondo me c'è un motivo preciso per cui non esiste nessun Graal, perché ognuno di noi nel momento in cui al suo Graal personale ci è arrivato semplicemente punta al Graal successivo, allo step successivo, perché come si dice l'asticella si alza sempre, e questo è il vero problema dei collezionisti ed è il problema che coinvolge chiunque di noi, chiamiamolo problema, poi magari i problemi fossero questi, e che ci allontana sempre di più dalla vita eterna. A differenza del primo orologio importante, il primo orologio che un collezionista acquista per avvicinarsi a questo mondo, che invece è sempre ricordato, che è concreto, che è palpabile e che nessuno potrà mai dimenticarsi, il Graal semplicemente è un oggetto di fantasia, è l'orologio troppo costoso in assoluto e che non potremo mai avere, per esempio, o l'orologio che ad un certo punto diventa semplicemente introvabile, un orologio magari che è presente soltanto sul mercato in pochissimi esemplari, o ancora, come dicevo, nel momento in cui ci arriviamo, semplicemente l'orologio successivo, quello che non avremmo mai pensato di poter raggiungere, ma che forse riusciamo a prendere, però dobbiamo soltanto sforzarci un altro po'. Insomma, tutti abbiamo oggi un Graal, il nostro Exit Watch, ma probabilmente domani sarà diverso. Il mio in particolare, per esempio, in questo momento è il Patek Philippe Nautilus 5712, ovvero il calendario con fasi lunari, che però per esempio è arrivato dopo il Daytona, che fortunatamente ebbi la possibilità di prendere alcuni anni fa e che da quel momento non poteva più essere il mio Graal. Non credo mai purtroppo che potrò arrivare al 5712, soprattutto con le quotazioni odierne, purtroppo, ma a qualcosa bisogna pur rinunciare, ci si mette una pietra sopra, non c'è alcun problema. Però mi rendo conto che il Graal nel corso del tempo semplicemente si è evoluto ed è diventato altro, e quindi probabilmente questa fine della collezione non ci sarà mai, così come la vita eterna. Vorrei sapere nei commenti qual è il vostro Graal, oppure qual è stato e con cosa l'avete sostituito nel momento in cui siete riusciti ad averlo. Ne parliamo insieme come sempre, non prima di avervi ringraziati per essere stati con me anche in questa puntata qui nella stanza degli orologi. Se volete iscrivetevi, come sapete è gratuito. Noi ci rivediamo qui su TOC per una prossima puntata.